Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di Edward Murdoch, l'uomo che aveva due volti. Edward nacque in Inghilterra nell'epoca vittoriana, non ne sappiamo niente di più. Secondo le fonti era un ottimo studente e talentuoso musicista, ma c'è un lato di lui che lo rendeva un personaggio estremamente controverso e soprattutto curioso. Edward, si dice, aveva due volti, uno normale e uno posto sulla nuca. Secondo gli scritti, questo secondo volto non poteva parlare, ma poteva ridere e piangere. Edward pregò gli dottori di rimuovere questo secondo volto, in quanto sosteneva che esso gli sussurrasse frasi demoniache alla notte, non lasciandolo dormire. Al tempo, tuttavia, la chirurgia non permetteva nulla del genere. Edward si tolse la vita all'età di 23 anni. Si dice che si sia avvelenato, ma altri affermano che, in un raptus, abbia sparato in faccia al gemello, ovvero sul retro della propria testa. Viene difficile credere a questa storia. Esistono foto di Murdoch, ma gli esperti sostengono che abbiano una risoluzione troppo alta per appartenere al periodo in cui si suppone siano state scattate, e forse non hanno torto. Ma andiamo a prendere qualche caso correlato, per cercare di capire quanta verità possa esserci in questa storia. Negli ultimi anni ha fatto molto scalpore la storia di Abby e Britney Hanson, due belle ragazze con la peculiarità di essere unite per il petto. Due teste, due nomi, due personalità, due polmoni per ognuna, ma un unico corpo che funziona con perfetta coordinazione. Al 2018, Abby e Britney hanno 28 anni e nemmeno un problema di salute. Il caso di Edward, tuttavia, è leggermente diverso. Egli, infatti, non ha due teste, ha due volti. Quindi un unico cervello, due soli polmoni. È difficile che due polmoni possano far respirare due nasi, ma forse non impossibile. Manar Majed nacque nel 2004 in Egitto. Essa aveva un'altra testa attaccata alla propria. Era la testa di un bambino maschio, il fratello gemello di Manar, che venne chiamato Islam. Tuttavia, Islam non era un bambino come gli altri. Poteva sbattere le palpebre e muovere le labbra, ma niente di più. I gemelli furono presentati a Oprah Winfrey al suo Late Night Show, ma poco dopo successe la tragedia. Si scoprì che un unico cuore non pompava abbastanza sangue per tenere in vita due cervelli. Islam fu sacrificato per salvare la vita della sorella, che comunque, un anno dopo, morì di setticemia. Aveva 23 mesi. Questo fenomeno si chiama Craniopagus parasiticus ed è un caso di gemellaggio siamese molto raro, che colpisce circa un paziente ogni 2 miliardi. Potrebbe essere il caso del nostro Edward. È il caso di capire a questo punto se Edward avesse, oppure no, due cervelli. Il caso di Manar e Islam è analogo a quello del famigerato bambino del Bengala, di cui conosciamo il teschio e che sembra fatto apposta per contenere due cervelli. Se così non fosse, quella di Edward sarebbe un caso unico nella storia, oppure una bufala. Però c'è l'ipotesi opposta. C'è possibilità che Edward avesse due cervelli in un solo cranio. Ovviamente uno sarebbe più piccolo e meno sviluppato, tant'è che esso poteva solo piangere o ridere, quindi viene addirittura da pensare che si fosse sviluppata soltanto una parte del cervello, quella per l'appunto relativa alle emozioni. Eppure lo stesso Edward sosteneva che il parassita non fosse suo fratello, ma una presenza demoniaca, un po' come quando Voldemort si impossessa del professor Raptor. Una storia simile è conosciuta in Messico. Stiamo parlando del celebre Pascal Pignon, fenomeno da baraccone, passato alla storia per avere un volto con sopra un altro volto. La faccenda è che questo volto aveva uno sguardo perso, non batteva ciglio
e in ogni caso non dava segni di vita, il che insospettiva il pubblico. Dopo la morte di Pignot si scoprì che il volto era fatto di argento ed era semplicemente stato applicato a un tumore o una cisti che l'uomo presentava sulla sommità del capo. E voi cosa ne pensate? Fenomeno anatomico, spiegazione religiosa o semplice bufala? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate voi e cosa ne pensate del nostro canale. Per oggi il nostro video termina qui, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Buona serata a tutti.